Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi andremo a girare un video tutorial su questa bella pianta, una pianta che tutti noi conosciamo, che è il geranio. Andremo a vedere quando e come potarlo. Bene, allora, innanzitutto di che cosa abbiamo bisogno? Di una forbice, di un forbice ben affilato e null'altro. Poi per potare la pianta cominciamo un attimino anche a dare qualche notizia in più sul geranio. Il geranio fa parte della famiglia dei Pelargonium, è una pianta di origine africana mediterranea e da qui le indicazioni che abbiamo sono sicuramente quelle di una pianta che vuole il caldo e se abitiamo al nord questa pianta in inverno va protetta, va protetta, e troverete anche un video su come proprio riuscire a far sì che questa pianta sia effettivamente una pianta perenne quale è, mentre noi al nord siamo ormai abituati a considerarla una pianta annuale, quindi li facciamo fare l'anno e dopodiché le cambiamo. Detto questo, cominciamo a parlare proprio della potatura. Allora, la prima cosa che va fatta, che va detta, è che il geranio subisce, tra virgolette, 2 potature all'anno. Poi durante l'anno ha delle mini potature che non sono altro che i fiori. Che i fiori noi andiamo a staccarli ogni qualvolta voi vedete un fiore appassito, andate a rimuoverlo, al di là del fatto che esteticamente stanno male, ma questi fiori, togliendoli, logicamente diamo nuova vita anche alla pianta, che indirizza le sue energie sui fiori nuovi. Quindi, prima cosa, durante l'anno si va sempre comunque a potare la fioritura ormai secca, e poi si vanno a togliere quelle che possono essere appunto le foglie secche. Questo geranio io l'ho lasciato volutamente così per poter girare anche questo video. Come vedete, il geranio ha tutte queste foglie secche e le troviamo anche durante l'anno. Perché vanno tolte le foglie secche? Perché comunque possono portare a malattie, sono loro che dopo portano comunque le malattie anche fungine. Quindi andiamo a togliere, ad asportare tutte le foglie che vediamo malate o comunque secche. La potatura vera e propria avviene in 2 momenti diversi dell'anno. Uno proprio adesso siamo ad ottobre, prima che arriva l'inverno si va a potare. Come? Non si fa altro che andare a togliere quei rami secchi che durante l'anno, guardate, questo vedete è un ramo che ormai è vuoto, lo toccate, è vuoto, lo si va a tagliare il più possibile vicino alla pianta madre. Vedete, questo è un ramo secco che va tolto, e ce ne sono tanti di rami così. Quindi andiamo a togliere tutti questi rami secchi che troviamo di solito all'interno, ok? Togliamo tutti questi rami secchi finché la pianta non è pulita. Qui adesso non ce ne sono molti, perché io comunque cerco sempre anche durante l'anno di andare a toglierle, perché a livello estetico comunque danno fastidio, però tutti questi ramettini vanno assolutamente tolti. Dopodiché la nostra pianta, quando noi abbiamo tolto la prima, appunto il primo giro glielo diamo sui rami secchi, vanno tagliati tutti i rami, cioè va accorciato il geranio, perché il geranio comunque tende, come vedete, questo a essere anche disordinato. Cerchiamo di dargli una forma. In questo caso non faccio altro che andare a seguire il ramo che scende, vedere dove c'è un internodo, come potrebbe essere questo. Qui c'è un internodo, io vado a incidere in obliquo, così il taglio si fa sempre in obliquo, e vado a tagliare in questo modo. Questo rametto non dobbiamo far altro poi che andare a togliere delle foglie, così vi do anche qualche buon utile consiglio su come andare a moltiplicare intanto che facciamo la potatura. Il geranio è molto rustico, è una pianta che veramente ha bisogno di poco per poter essere fatto anche una nuova pianta. Come vedete, questa io l'ho piantata poche settimane fa, ormai ha già preso, in 2 o 3 settimane la pianta viene bene. Non dovete far altro che fare una talea, in questo caso cercare appunto il nodo superiore, come in questo caso noi andiamo a incidere appena sotto il nodo, che è questo,
Da qui molto probabilmente partirà una gemma che in questo caso andrà a radicare. Dopodiché non fate altro che inserirla nel vasetto. Un vasetto con della terra, comunque anche qui trovate il video dedicato su come poter fare le talee del geranio. Ecco, questa, intanto che possiamo fare anche questa attività. Ecco, dobbiamo cercare di dare un aspetto il più possibile, diciamo così, ordinato al nostro geranio. Questo è un ramo che esce troppo, anche lui andiamo a cercare in corrispondenza del ramo e andiamo a tagliare. Vedete, ho lasciato questa, da qui ripartirà la nuova, in primavera ripartirà la nuova vegetazione. Allora, in vaso effettivamente non va potato più di quel tanto, perché non ha questo grandissimo sviluppo. Ecco, diamo un ultimo taglio qui a questo che esce troppo, perciò vado ad accorciarlo, quindi gli diamo una regolatina, ok? Con tutti questi rametti, ripeto, andiamo a fare delle talee e dopo mi fermo qui. Se la pianta è in terra, logicamente invece la potatura deve essere molto più drastica, si arriva addirittura a tagliare anche il 50%, si arriva ad abbassarlo. Questa potatura va fatta appunto a fine autunno, prima che arrivi l'inverno. Dopodiché questa cassetta noi la possiamo tenere o in casa o in una zona comunque riparata, che può essere tipo un garage della situazione, e qui trovate proprio il video dedicato che vi fa vedere come appunto fargli fare il giro dell'anno alla nostra pianta. In primavera, quando la pianta comincia a ributtare, cominceranno le nuove foglie, noi troveremo una pianta che ha già messo anche delle foglie durante dell'inverno, delle foglie brutte, la troveremo anche un po' tutta disordinata, con dei rami anche molto esili che non hanno forza. Ecco, bisogna dare un'altra potatura, una potatura sempre di contenimento prima di metterle all'esterno. Quindi ricordate, prima dell'inverno e prima di metterle fuori, quindi può essere il fine marzo della situazione. Tutto qui. Il geranio sopporta benissimo le potature, non abbiate paura di andare a tagliare i rami, l'importante è che la parte che noi lasciamo del ramo sia viva e vegeta. Come vedete in questo caso è verde, la toccate, esce la linfa, benissimo. Da qui in poi il ramo riparte. Dove noi andiamo a tagliare i rami, e alla fine dell'inverno ne troveremo tanti di questi secchi, vedete che a un certo punto il ramo non è più secco ma è verde, ecco, lì va inciso, da lì poi comincerà a rigettare. Con questo video è tutto, io spero di esservi stato utile. Come sempre vi chiedo di mettere un bel pollice all'insù se l'avete considerato utile per voi e per gli altri, spolliciate e soprattutto iscrivetevi al nostro canale. Ciao, alla prossima!